Una città molto conservativa, ma che allo stesso tempo vuole e sa stare al passo coi tempi, con la modernità e con le richieste dei turisti. Una città con diverse sfaccettature, in un paese tuttora poco visitato e che io sinceramente spero che rimanga così, perché non sarebbe bello che questo paese ricco di natura venisse invaso dai turisti. Signori, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video e benvenuti in Oman. Non vedevo l'ora di portarvi questo video in stile con la mia maglietta, ma in realtà è soltanto bianco, nulla di che. Aspetta, vi sto già spoilerando troppo. No, lasciate stare. Ragazzi, godetevi il video, non vi anticipo praticamente nulla. Cos'è che mi è successo qua parlando di imprevisti come negli scorsi video? Sì. Mi è successa questa cosa qua. Ma porca di quella puttana, sto correndo per fare 5 km, non ho più il fiato. Ok, stop. Ragazzi, mettetevi comodi, godetevi il video perché è magico secondo me, in un posto favoloso. E buona visione, ci vediamo dopo. Signori, buongiorno e benvenuti in Oman, oppure Oman. Siamo nella capitale, siamo a Mascate, che è italianizzata perché sarebbe Muscat, scritto Muscat. Però, parto subito diretto. Città che mi dà i brividi da quanto cazzo è bella. Io dal pullman ho visto già gran parte della città. Adesso che praticamente sono le 4 del pomeriggio perché l'aereo ha fatto ritardo, cercheremo di mettere giù la roba in hotel, uscire, faccio vedere anche l'hotel dove dormirò, tipo un appartamentino con colazione inclusa per 25 euro una notte, perché noi alloggiamo nella Old Muscat, nella vecchia Mascate, che è la parte più bella di tutta la città. Purtroppo solo una notte, perché dovremo fare un'altra notte di qua in centro a Mascate, dove non c'è un cazzo a parte quello che dobbiamo vedere, ovvero la moschea del sultano Qaboos. Siamo sull'orlo del tramonto perché sì, come avete visto, questa è una città che si trova dentro le montagne e proprio davanti al mare. È bellissima questa cosa qua. Io ero stracurioso di vederla, sono ancora tuttora curioso di vedere cosa mi circonda, perché sarò qui oggi fino a sera. Pensavo di avere più tempo, in realtà ho soltanto praticamente il tramonto e la sera, e mi sa che quel tramonto cala prima degli Emirati Arabi. Tutta domani e tutta dopodomani. Ci sono 27 gradi, siamo al 22 gennaio, non c'è quasi nessuno per le strade. Questa è una città veramente poco visitata. Ci sono tantissimi forti sopra alle montagne, sarebbe bello salire dappertutto. Guardate là, non avremo tempo di sicuro e non ho nemmeno idea di dove siano le strade per andare su. Finalmente è tornata un po' di quella ruralità che piace a me. Fanculo il lusso. Ciao Morini. Mi avevano detto che era pieno di piccioni l'Oman appena sono arrivato, è vero. Questa è la rotonda principale della Old Muscat, e qui abbiamo subito lì il Museo Nazionale, lì una zona diciamo finanziaria, e queste sono tutte quante le mura che portano verso il palazzo del sultano, il palazzo Al-Alam. Ma quanto è esotica! C'è un profumo di fiori pazzesco, di natura, di tranquillità. La si respira qui. Oman è stato uno di quei paesi che mi ha sempre colpito tantissimo, mi ha fatto un sacco di voglia di vederlo, anche perché è sul mare, è pieno di palme, perché qui una volta c'era tutto quanto il deserto insieme alle montagne. Proprio esotico, questa è roba mia. Sono andato a cambiarmi, ragazzi, nel frattempo è calato leggermente il sole, perché qua, orca puttana, siamo sotto le montagne. Cazzo ho pestato questo ramo di merda che mi ha tagliato tutto quanto qua. Figata, mai visto gli alberi del genere? Cos'è sta roba? Sarebbe bellissimo andare dentro là di fianco al palazzo del sultano, ma ci sono i militari, è tutto quanto chiuso là, non si può andare. Dietro c'è un forte stra alto dove avreste anche una bella vista sul mare, ma niente, non si può. Però avete visto che è pieno di forti comunque tutta quanta la montagna che circonda Mascate. Nulla di particolare, però mi viene da pensare che era utilizzato molto questa cosa dei forti nell'antichità per difendere la città da chi veniva dal deserto indietro verso l'Arabia Saudita e anche chi arrivava dal mare. Ragazzi, guardate questa macchina che sta in pandan con i fiori. Oltre al vento e qualche gallina c'è soltanto la mia voce. Bello, mi piacciono i posti non turistici, mi piacciono i posti che pochissima gente ci va. Mi sento molto più confident con me stesso.
Ragazzi, al buio con pochissimi lampioni sto andando per 3 km su a Matra come si dice, io e una banana, perché se voglio mangiare devo andare là, perché qua giù, a parte qualche piccolo combini, non c'è niente, è tutto quanto molto molto vecchio. Infatti è la vecchia Mascate quella. Bisogna salire 3 km a piedi, era meglio farlo col tramonto, però lo facciamo anche domani. Buona questa banana di Dubai in Oman. Comunque non ci sono cestini, quasi quasi pensavo di cacciarla sopra una palma a penzoloni, così pensavano che quella palma facesse banane, altro che tamar. Qua dove stiamo noi? Ci siamo fatti tutta sta roba qua a piedi, 4,9 km. Ragazzi, shawarmino dentro la carta, questo non so cosa sia e questi due non so cosa siano. Totale 0,700 rial, che sono 2 euro circa. Va benissimo, non so cos'è, però è buona, non ho proprio idea di cosa sia. Ho strafame, volevo provare questo che non so cosa sia, col pollo, le verdure, sempre tutta roba speziata loro, a modo loro. Però proviamo queste cose, buonissimo. Tocca il nostro ormai classico shawarmino, che ogni paese arabo che andiamo lo proviamo. Questo viene 0,300, cioè che sono tipo 1 euro. Non sapete che è uno dei shawarma più buoni che abbia mai mangiato in vita mia? È stra buono, una favola spettacolare. C'è un gattino che mi sta mangiando le scarpe, ma non so per quale motivo. Gattino, eccolo là dove va. Boh, cenetta fatta, ci facciamo un giretto 40 minuti qui, poi prendo il bus, torno a casa, nanna, colazione domani mattina, perché assolutamente devo recuperare tutto il sonno che ho perso questa notte, che penso di essere, credo, a meno di un terzo del mio viaggio. Ragazzi, non fidatevi dei mezzi pubblici in Oman. Ero là un'ora alla fermata dell'autobus a aspettare il bus, la fermata diceva che doveva passare Maps pure per ben 2 volte. A un certo punto mi rompo i coglioni, chiedo a uno: scusa, ma dov'è sto cazzo di bus? No, è già finito, non passano, decidono loro quando finire il turno. È finito da 2 ore, ovvero alle 6. Ma porca di quella puttana, io mi sto addosso, sto correndo per fare 5 km, non ho più il fiato. Affanculo, avevo parlato bene fino adesso di sto paese. Guarda che roba adesso, ci vediamo domani. Ma in figa va. Signori, buongiorno da quel di Old Muscat, senti come ribomba la mia voce, perché qui predomina il silenzio. Qui c'è un ambiente veramente calmo, tranquillo, proprio quello che è Muscat, quello che è Mascate, quello che vuole rappresentare a tutte queste città: la pace, la calma e la tranquillità. Infatti questo è definito da tutti il paese più tranquillo e sicuro di tutta la penisola araba. L'Oman oltretutto è caratterizzato da una stupenda fauna che ci fa godere di uno spettacolo naturale senza paragoni, perché è ricco di oasi ricche di natura, di laghi, di fiumi da scoprire. E Mascate è appunto la capitale di questa nazione, che si estende per una 50ina di chilometri lungo la costa, ma in realtà è molto stretta, circa 4-5 km nelle zone più ampie, proprio perché questa città appunto si trova a ridosso delle montagne che la spingono verso il mare. Oltretutto il sultano Qaboos, che era quello che c'era prima di quello che c'è adesso, ha deciso di rendere l'Oman un paese più libero e tollerante. Intanto ha deciso di preservare le tradizioni, le caratteristiche, la qualità antica di questa città, lasciandola così com'è, senza costruire nella vecchia Mascate dei grandi palazzoni come ad esempio a Dubai, ma lasciandola proprio così, con le sue caratteristiche case bianche. Mascate infatti è detta anche la città bianca, proprio per il 95%, se non di più, di edifici bianchi. Oltretutto anche quelli costruiti nella nuova città, in cui arriveremo stasera e vedremo domani, la maggior parte sono bianchi. Avete visto che sono tutti molto molto bassi? C'è un motivo, proprio perché il sultano Qaboos all'epoca, quando ha fatto costruire la sua moschea, che andremo a vedere domani, ha deciso che tutti gli altri palazzi, tutte le altre abitazioni non potevano superare l'altezza del minaretto di questa moschea, ovvero di 91 metri. Per questo non esistono appartamenti, palazzoni giganti, soprattutto qui nella vecchia Mascate. Magari in centro, nella nuova Mascate, possiamo trovare qualcosa, ma qui è tutto quanto veramente veramente basso, che rende proprio questa città caratteristica. Parlando di tolleranza, infatti, il sultano Qaboos ha deciso di rendere questo paese più alla portata dei turisti, anche se comunque tuttora nel 2023-24 non è un paese così visitato. Ad esempio, a differenza di altri paesi, qui il consumo di maiale e di alcol è accettato, ovviamente con delle quantità decise dallo Stato che reputa giuste, non in quantità troppo eccessive. Ragazzi, scavallato 5 km col bus, 70 centesimi. Arausei! Gli amici si conoscono ovunque. Il mio amico nuovo Bangla qua che mi ha fatto le foto, lo ringrazio un sacco, sulla cornice di Matra. Hi, nice to meet you. Veloce, andiamo a fare un giro per il souk prima che chiude l'1 a mezzogiorno adesso. Mi raccomando, sempre occhiali da sole, così non ci assillano e non capiscono dove sto guardando. Praticamente questi qua sono dei pugnali. Questo è un pugnale tipico dell'Oman.
qua si mette il corteo in tasca, trap questo. Comunque i colori sono fantastici, è super esotico, di giorno è pieno di gente e assomiglia tantissimo al bazar di Istanbul, soltanto che è molto più piccolo, però allo stesso tempo è tenuto anche molto meglio. La gente ti assilla, sì un po', però qua sono anche simpatici in realtà. No, I have too much hair. I have too much hair. No. No. I've not money. Where are you from? Italy. Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Come si chiama questo? Il nome? The name? Kumma. Kumma. Tipico cappello. Typical cap. Cappello Italia. No, Oman, no Italia. Allora il cappello si chiama Kumma ed è tipico qui. Qui è tipico perché in Oman, a differenza di altri paesi arabi che si mettono la keffia al turbante, qua usano il Kumma. No, sto parlando proprio di quello, il Kumma. No, ho troppi capelli. Too much hair. No, ho finisco. No, mi sono fatto la doccia prima, sono profumato. Ce l'ho già di Dasha, ce l'ho già. Insomma, dicevo, in questa nazione è tipico usare quello. Praticamente una persona su 10 ha la keffia, ha il turbante. Tutti hanno la Kumma, perché è un simbolo proprio di questo paese, è un simbolo di pace, di tranquillità, di tolleranza, di rivoluzione, di rinnovamento, proprio per far vedere che questo paese è super tollerante, è super tranquillo, ama la pace, accoglie le persone a patto che queste persone si comportino bene qua, perché le persone qui sono gentili, accoglienti. Una bellissima nazione questa, molto tranquilla e si vive bene. Ciao gattini, ciao murini. Porca puttana. Per quanto riguarda i prezzi invece ragazzi, siamo nel terzo paese con la moneta che ha il valore più alto, ovvero una rial dell'Oman corrisponde a 2,44 € circa. La particolarità è che comunque rimane un paese economico, perché i vestiti non costano niente, ho visto le sciarpe, il loro completo tipico costa poco, con 3 € te la cavi, 50 centesimi ti prendi una sciarpa, costa veramente pochissimo la roba qua. Per non parlare del loro cibo tipico, ieri sera ho mangiato lì io, molto economico, delle polpette giganti, grosse così, di carne e verdura, vengono tipo 20 centesimi. È una nazione poco conosciuta, però nonostante la moneta abbia un valore altissimo, i prezzi rimangono comunque bassi. Ma ragazzi, l'abbiamo trovato anche qua, che non so neanche se funziona, credevo di non trovarlo, invece sì. Mi sono allontanato dal souk. Notevole come inizia subito il degrado anche in questo paese, che non pensavo. Che nelle vie principali è una cosa, è veramente un bel paese moderno, tutto bene, però vai nelle parti più nascoste, anche qui c'è il vecchio, c'è il distrutto, ci sono le parti degradanti, quindi paese ricco, però comunque non mancano quelle parti con uno sfondo più grigio, più crudo. Cioè praticamente la salvezza di questa abitazione è in mano ai cittadini che passano qua. Poi è incredibile, in mezzo a questa devastazione si nascondono queste bellissime macchine. Ragazzi, io ne ho già visti 1000, non chiedetemi perché, ma qui i bar, i ristoranti si chiamano tutti coffee shop. Se non sono i coffee shop di Amsterdam, vado a ragionamento, vuol dire shop del caffè. Chiamalo in un altro modo, ciameo bar, ciameo ristorante, ciameo fast food. Potrebbe essere un bel titolo clickbait. Coffee shop in Oman. Cioè, se veramente vietato dar da mangiare io sei. Le cose strane dell'Oman. È tutto completamente chiuso, qua tutto, la città si libera di pomeriggio. Già dall'una tanti negozi del bazar erano chiusi. Adesso cerchiamo un posticino all'ombra, anche perché ho visto una stradina che ti manda su fino ai monti là. Proviamo ad andare. Niente guys, ho appena chiesto agli ragazzi se si può salire sopra, se ci sono delle vie, delle scale, ma niente, non si può. Se ti beccano chiamano la polizia, ti vengono a prendere e sono cazzi, quindi niente. Molto strano esplorare la parte vecchia e abitativa di questa città da solo in pieno pomeriggio con 30 gradi a gennaio, dove parte questo gattino, non c'è anima viva in giro. È pieno di ragazzi di ogni età per strada che giocano a calcio. Io li sostengo, li apprezzo molto. Nella povertà sì, ma molto meglio rispetto alle generazioni adesso europee che stanno attaccati al tablet dei genitori, che non condivido. Guardate qua per terra, c'è la bambina che mi guarda, pensa che io stia passando sopra i loro giochi. Capito come giocano loro? C'è lo scalone per terra, tutto quanto disegnato. Cioè, se io facessi la guida turistica, io vi porterei in queste zone, perché le guide non portano la gente nelle zone più malfamate, più povere, più brutte, ecco. Le guide non vi portano qua, ragazzi. È importante viverselo bene un paese, non solo con le attrazioni e basta. Anche le case comunque in costruzione che stanno facendo tuttora le fanno sempre nel solito stile, perché proprio il sultano vuole che si mantenga questo stile della città moderna, con servizi moderni alla portata dei turisti, però che conservi i propri valori, la propria tradizione.
Ragazzi, sull'oro del tramonto lasciamo Matra e andiamo nella nuova Mascate. La cornice qua è stupenda veramente. Il tramonto non si vede benissimo perché le case sono tanto vicine qua alla strada, quindi nasconde il sole, però comunque già così è veramente bellissimo, spettacolare. Assolutamente la parte più bella che ho visto finora di Mascate. Signori, non so se rende, ma che cazzo di cielo c'è? Che bel cielo c'è, mamma mia. Sto andando al mio primo hotel di questo lungo viaggio, il primo hotel. Oh, finalmente. 30 euro una notte. Diciamo che qua a Mascate i prezzi sono abbastanza cari, lo sapete, però comunque rispetto all'Italia so che comunque è poco. Entrata, tavolino, non so che cazzo farci, ma va benissimo. Un bellissimo letto per me. Il bagno che c'è la luce accesa, ho paura che ci sia qualcuno nascosto. No, perfetto, ci sono io. Subscribe, thank you. Bella la doccia, cazzo, bella la doccia, non vedo l'ora di farmela. What a fire the sky. Beh, diciamo, non ho la colazione inclusa, ma è molto provato. Sono contento, soddisfatto. Tomorrow. Signori, buongiorno da questa Mascate trafficata. Oh, guardate dove siamo. Stiamo andando alla moschea. Porca troia, sono finito in una pozzanghera del sultano, ormai ex sultano Qaboos. Area là, adesso fermo tutto quanto il ponte e arriviamo là. Ara, la vera Mascate. Importantissima regola per le donne: anche se ci sono 100 gradi fuori, dovete essere tutte coperte, soltanto il viso e le mani possono stare scoperti, mentre per l'uomo bastano i pantaloni lunghi. Sono le 9:10, ragazzi, la moschea è aperta tutti i giorni dalle 8 alle 11 di mattina per i visitatori, dalle 11 fino al resto della giornata poi è aperta solo ai local musulmani. Comunque, ragazzi, ecco lì il punto più alto di tutta quanta Mascate, il minareto della moschea di Qaboos, 91 metri. Nessun altro edificio può superare quell'altezza. I lavori di questa moschea sono iniziati nel 1994 e l'edificio è stato inaugurato il 4 maggio del 2001 in occasione dei 30 anni del regno del defunto Qaboos bin Said Al Said. La zona della moschea è grande oltre 40.000 metri quadrati. Per realizzarla sarebbero state utilizzate oltre 300.000 tonnellate di arenaria importata dall'India. Una delle caratteristiche principali dell'interno della moschea è indubbiamente il tappeto, il quale copre tutto il pavimento della mussala principale, che può contenere fino a 6.500 persone. Si dice che sono stati utilizzati 1.700 milioni di nodi e peserebbe 21 tonnellate, unendo diversi stili persiani fino a ottenere 28 colori diversi, tutti derivanti da cose naturali. Mentre il lampadario centrale interno è fatto da italiani, da un'azienda italiana, e pesa 8,5 tonnellate e contiene 600.000 cristalli e 1.122 lampadine. E questo era addirittura il più grande del mondo fino alla costruzione però della moschea di Abu Dhabi dello sceicco Zayed, che l'ha superato. In mezz'oretta ve la fate molto tranquillamente la moschea senza nessun problema, se non state a perdere miliardi di ore per farvi le foto. Diciamo che questa è la tappa obbligatoria da fare nella nuova Mascate. Tutto il resto è facoltativo, anche perché per il resto sono tutti edifici circa moderni, edifici dello Stato. Non è che c'è proprio qualcosa di particolare da vedere qua. Dalla direzione opposta del nostro hotel c'è un'altra moschea leggermente più distante da questa, solo che non facciamo ora andare neanche là perché anche quella ha gli stessi orari di apertura per i non musulmani come questa, ovvero dalle 8 alle 11, però si dice che quella sia molto meglio col buio di sera. Infatti ieri in lontananza la vedevo. Anche il centro commerciale comunque è tutto quanto bianco. Ah, l'Ikea de Mascate. Ma vedete questa bellezza? 3 euro. 3 euro. Quindi vi dico di nuovo, moneta forte, ma paese molto economico in realtà. Prima la cosa strana è che sono entrato in un altro ristorante a vedere, erano tutti quanti seduti per terra senza sedie, che mangiavano piatti enormi di riso con le mani. Infatti qua ho dovuto chiedere io la forchetta, cucchiaio, non mi hanno dato il coltello. Qua d'abitudine c'è che si mangia con le mani. E poi non mancano mai i coffee shop. A un certo punto mi sono messo anche io a mangiare con le mani, proprio. Poi sono andato dentro per pagare, per andare in bagno, e proprio tutti che si fanno le polpette di riso con le mani. È una cultura particolare questa. Poi ti vedi che vai in bagno, gli sgattara ben spura per tutto, gli beve l'acqua, fa risciacquo. Là, bello così. Signori del Medio Oriente, vi faccio vedere come si fa.
Semplice. Già qui ragazzi fa cagare, il mare fa schifo, non è qui l'acqua bella, ma è tanto più in fondo di là, verso est. Muschio selvaggio, attenzione! Poi non capisco perché c'è gente che va dentro togliendosi le ciabatte, ma va dentro vestita. Tra un po' arriva il bus per l'aeroporto e si va al prossimo video con la prossima destinazione, o alla prossima destinazione col prossimo video. Mascate in sé non è proprio il luogo più adatto per andare al mare, però andando verso est, scendendo un po', si può trovare qualche spiaggia bellissima, come io ho intravisto un po' quando stavo nella Old Muscat. Vi consiglio di visitare questo paese non come ho fatto io, ma come vorrei fare io, prendendo una parte di come ho fatto io. Per quanto riguarda la capitale, ecco qua il video. Per quanto riguarda tutto il resto, vorrei tornarci perché, come ho detto, l'Oman è ricco di fauna, ricco di natura, ricco di oasi, ricco di montagne, ricco di valli, ricco di tantissime cose naturalistiche che io amo e vorrei veramente tornarci. La seconda località più visitata, anzi la prima che se la contende con Muscat, è Salalah, che si trova esattamente quasi al confine con lo Yemen, sotto, dove lì c'è molta più natura, è un po' più villaggio turistico, lì si può andare al mare. Diciamo che sono due tipi di vacanza o viaggio completamente diversi. Io per comodità ho scelto Muscat, ma se tornassi indietro prenderei una macchina da Muscat, me la visiterei esattamente così, farei tutto l'Oman che è veramente gigante e arriverei giù fino a Salalah, che poi lì c'è comunque un aereo per tornare ad Abu Dhabi, che poi si può tornare benissimo in Italia. Spero che quest'altro video in quest'altra nazione vi sia piaciuto ragazzi, tenetevi forti perché il prossimo video mi è successo il mio avvenimento imprevisto più assurdo di tutto quanto questo viaggio ragazzi. Like e iscrizione se non l'avete ancora fatto e commentino qui sotto con quel cavolo che volete. Come sempre un saluto, baci, abbracci e spuaci. Au!